Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2023. Abbiamo la carta dell'imperatrice. Amici dell'Aquario. L'imperatrice è una carta che parla di abbondanza, di prosperità. È una carta che parla di progetti che stanno gestando letteralmente, può anche fare riferimento quindi a una gravidanza o a una madre, quindi al proprio rapporto che si ha con il lato femminile di sé, quindi a come si è madri di se stessi, o letteralmente può fare riferimento al rapporto che si ha con la propria madre. Magari potrebbe anche essere per qualcuno come si vive il ruolo di madre, anche se non siete necessariamente madri o padri, È come se fosse il ruolo di un genitore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi, come vi ricordo sempre, vi dico che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. È proprio una guida. Trovate il link al video che vi parla di tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con un 9 di bastoni, un 6 di bastoni, la carta degli amanti, la forza, re di denari, regina di bastoni, giudizio e il mondo. Wow! Devo dire wow! Allora, cari amici acquariani dell'Aquario, 9 di bastone è una carta che parla di qualcuno che si sta difendendo. Probabilmente arrivate da un periodo piuttosto stancante, mi verrebbe da dire. Quando c'è il 9 di bastoni si parla sempre di qualcuno che non ha quasi più le forze di lottare per qualche cosa. Normalmente è una carta di difesa, appunto, come vi dicevo, però vedendo poi anche questo 6 di spade ho come la sensazione che qualcuno abbia lottato semplicemente per raggiungere un traguardo, come se avesse difeso un po' la propria zona di sicurezza e un po' le proprie idee, i propri obiettivi. Lo andiamo a vedere poi dopo con i mini tarocchi. Il 6 di bastoni, come vi dicevo, è una carta di successo, una carta di riconoscimento, è una carta di qualcuno che è in vista o viene visto. Interessante perché poi c'è anche la carta degli amanti. Ho come la sensazione che qui stiate cercando di o stavate lavorando per avere un determinato riconoscimento che vi potesse portare a un equilibrio, a una maggiore sicurezza di voi stessi. Tenete presente che la carta degli amanti parla anche di amor proprio, E poi avete la carta della forza, che è una bellissima carta che parla di apertura del cuore, è una carta che è direttamente collegata al quarto chakra, quindi parla proprio di trovare quel coraggio di andare avanti. Io la sento anche una carta di pazienza alle volte, però diciamo che forse non è proprio quello che gioca a vostro favore, perché comunque la carta della forza è una carta che vi spinge in avanti, mentre qui è un po' come essere statici, essere fermi. Probabilmente quello che vi manca è l'input, il coraggio proprio di fare un movimento in più. Già siete stati riconosciuti, quindi adesso andiamo a vedere questo riconoscimento, perché avete un re di denari. Allora, qui o si tratta di un aumento di stipendio, di un aumento di ruolo, di un'espansione a livello lavorativo, o per qualcuno il re di denari potrebbe essere una persona alla quale farete riferimento, così come anche la regina di bastoni,
potrebbero essere due persone che in qualche modo interagiranno con voi nella quarta settimana di maggio per portarvi al giudizio, per portarvi alla comprensione, ragazzi. Wow, bellissimo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi e poi spieghiamo meglio tutta questa parte finale. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni, una regina di bastoni e un asso di bastoni al contrario. È come se qualcuno avesse sempre difeso certe posizioni, però in realtà avendo questo asso di bastoni al contrario è come se non si fosse fatto qualche cosa di concreto per difendere la propria posizione. È come un parlare però non fare, ho un po' questa sensazione. Anche perché comunque siete stanchi, come se aveste già fatto tanto e fondamentalmente arrivate da un momento dove dite no, ok, basta, non ho più voglia. Tenete presente che comunque ci sono due figure e quindi o vi state difendendo da queste due figure che potrebbero essere un capo e un collega, potrebbero essere delle figure a livello familiare. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Che cosa vi riconoscono? Temperanza. E imperatore. Ragazzi, imperatore e imperatrice. Qualcosa arriverà, un riconoscimento, una stabilità. Fortemente potrebbe essere un contratto, il riequilibrio. È come se ad un certo punto vi riconoscessero i vostri sforzi e arrivasse quel aumento di stipendio, quella sicurezza, è più un aumento di ruolo anche. Con l'imperatore può essere veramente una promozione. E se foste autonomi, vi dico che nella terza settimana di maggio inizierete a vedere che le cose hanno una loro stabilità. Tenete presente che avete l'imperatore, una carta di potere proprio materiale, soldi. E anche la temperanza, una carta di guarigione e di equilibrio, quindi la terza settimana di maggio, ragazzi, veramente, se è una questione lavorativa che vi ha creato questo sorta di affaticamento, state pur tranquilli che arriveranno i riconoscimenti che state aspettando e che ed è giusto che vi diano. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Se fosse una questione con i genitori, con dei parenti, come vi dicevo qui all'inizio, anche per voi arriverà un certo tipo di riconoscimento. Adesso andiamo a vedere, con gli amanti sono spiegati da un 3 di spade, da un 7 di bastoni e da un 9 di pentacoli. Sono due carte di amor proprio e qui è come il dire basta. Non voglio più dovermi difendere da certe energie, da certe persone. Sono stanco, sto ancora patendo, sto ancora soffrendo per questo tipo di situazione che si era creata. Semplicemente merito di più, merito di essere trattato o trattata meglio. È interessante, ragazzi, vi faccio notare. Allora, aspettate che prendo l'altra carta. Nella carta, nei tarocchi tradizionali, la carta della forza, adesso vediamo se riesco a trovarla, se no, eccola qua, guardate, che fortuna, era subito qui. La carta della forza, che è quella che avete qui, è rappresentata con, questi non sono neanche tarocchi tradizionali, comunque normalmente è rappresentato con una fanciulla che apre le fauci di un leone, quindi è la forza della dolcezza femminile che riesce in qualche modo a domare l'istinto animale, la forza animale, la bestia che è in noi, no? Quando si hanno gli impulsi di rompere qualcosa, ok? È diciamo la forza morale di dire no, ok, respira e non rompere niente, ok? Quello è dominare la forza fisica. In questo mazzo la carta degli amanti è raffigurato come la bella e la bestia. Ed è interessante come, siccome è una carta che parla di amor proprio, è una carta che parla ehm, sì, di amore verso se stessi, e qui avete la carta dell'imperatrice che vi dice vi riporta un po' a come siete madri di voi stessi
Io qui ho come la sensazione che vi dicano che prenderete in mano ad un certo punto la vostra situazione personale e comincerete a dirvi: no, ok, questo non mi sta più bene, io valgo tanto e voglio tanto. Non è tanto il discorso di solo comunicarlo, ma è iniziare a comportarsi e a darsi le attenzioni che realmente meritate. Cioè non è solo il dire no, ok, io merito di più e quindi se pensate di meritare di più, spendete di più per comprarvi le cose. Adesso vabbè, con parsimonia, non voglio incentivare a dilapidare insomma tutte le vostre risorse con lo shopping, però ci sono quelle persone che tendono, vi faccio un'ipotesi. Conosco una persona che ha la tendenza a comprare le cose di qualità per il marito e le cose di sottomarca per lei. Quindi è abbastanza chiaro il metro di valutazione diverso, no? Lei dice che si accontenta, che per lei va bene così, però il marito, che è un po' viziato, vuole le cose solo e esclusivamente di marca. Ecco, o è diciamo un acquisto economico per entrambe o è un acquisto di qualità per entrambe, però datevi voi stessi il giusto valore, il giusto posto. Andiamo a vedere la forza. Mm. Allora abbiamo la morte, la regina di coppe, il papa, il fante di bastoni e un 4 di spade. Di bastoni, scusate. Interessante perché il 4 di bastoni e la carta del papa sono due carte di contratti nuziali, di contratti diciamo duraturi e sì, e duraturi nel tempo. Non stavo guardando perché il 4 di bastoni è anche una carta di anime gemelle, voi qui avete imperatore e imperatrice. Quindi anche se fosse una questione lavorativa, potrebbe proprio essere che quella persona lì sia la persona ideale per voi per farvi crescere a livello di anima, ok? Come se fosse, vi foste conosciuti proprio per far evolvere l'anima l'uno dell'altra e viceversa. Allora, con la carta della forza qui dovete lasciare indietro qualche patto, qualche promessa che probabilmente vi siete fatti nel passato, o come quest'idea. Guardate, siccome ci sono due carte di contratti e c'è anche la morte, è come se qualcuno qui dovesse trovare la forza di, appunto, rompere certi patti, rompere certi schemi per andare verso la propria prosperità e abbondanza. Andiamo a vedere il re di denari. Imperatrice nuovamente, ragazzi, asso di coppe e 3 di bastoni al contrario. Allora, questo re di denari potrebbe, come vi dicevo già prima, rappresentare voi o rappresentare un'altra persona. Allora, se rappresenta un'altra persona, ho come la sensazione che ehm, vi ribalti un po' il modo di vedere le cose. Normalmente quando c'è un re di pentacoli è perché è una persona che è lì per aiutare, per sostenere, per condividere. Però avendo tutte queste figure al contrario, ed essendo soprattutto l'imperatrice che avete già qui e l'asso di coppe, ho come la sensazione che vi daranno un'altra chiave di lettura di tutta questa situazione. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Re di denari e mago. Sì, ragazzi, ho come la sensazione che questa persona vi potrebbe aiutare a realizzare una nuova realtà, facendovi vedere le cose da un altro punto di vista. È come se riusciste a capire da che parte muovervi, è come se riprendeste in mano il vostro potere personale, ok? Andiamo a vedere il giudizio, perché il giudizio è una carta di presa di consapevolezza, una carta di chiamata, una carta di risveglio spirituale.
E poi avete anche il mondo, che è una carta di compimento, di risultati, è una carta di chiusura di vecchi... Guardate, avete anche la sacerdotessa, 4 di pentacoli e la sacerdotessa. Per terminare con il mondo è una carta di chiusura ciclo, come se qualcuno terminasse in questa fine maggio il ciclo precedente, questo ciclo di stanca che vediamo qui, di stanchezza. 20 e 21, comprensione, presa di consapevolezza e completamento. Il fatto che arrivi la possibilità di capire le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista più ampio, come anche la sensazione vedendo questa imperatrice che sarete più compassionevoli nei vostri confronti. Se fosse una relazione, per esempio, tra due soci, ho come la sensazione che dobbiate un pochettino puntare i piedi per farvi valere, per portare avanti questo contratto. Ci sono diverse chiavi di lettura, in effetti. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona di più. Andiamo intanto a vedere un ultimo oracolo per vedere che altro messaggio vi vogliono dire. Carta numero 10, di nuovo chiusura e apertura di cicli. E vabbè, innanzitutto questa carta vi parla di viaggi. I viaggi, sì, quelli fisici, potrebbero essere degli spostamenti di tipo fisico, ma qui soprattutto parla di quelli che sono i viaggi astrali, dove l'impossibile è possibile. Parla di libertà e di sogni del bambino interiore. Ragazzi, qui vi dice un po' di Guardate, quando c'hai bisogno di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un punto di vista più ampio, io spesso dico che bisogna fare un passo indietro. Ed effettivamente quando si è nel viaggio astrale si ha come ci si vede come ci si stacca letteralmente dal corpo, come fa vedere la figura, il nostro campo energetico, diciamo così, la nostra coscienza, meglio detto, si stacca dal corpo ed a un certo punto noi ci vediamo come se fossimo dall'alto, ok? Ed è anche un po' quello che vi dice il giudizio, cercate di vedere le cose dall'alto, come se avessi bisogno di rendervi conto di che cosa dovete liberarvi. Carta numero 2, che è un po' l'arcano che sento collegato alla sacerdotessa, e parla di amuleti. Quindi è come se ci fosse qualche cosa da cui vi dovete staccare con questo 4 di pentacoli al contrario, per riuscire a vedere le cose oltre la dualità. Tenete presente che questa carta parla di doti, io direi anche doti psichiche, doti percettive, e tenete presente che quando una madre, quando una donna sì, resta incinta o è incinta o comunque appena dopo il parto, in quella fase lì diciamo di pregestazione e postparto, alla donna si acutizzano i sensi, quindi l'olfatto piuttosto che l'udito. È un cambio naturale che il corpo ha, è madre natura che l'ha ideato, proprio perché avendo questa creatura da dover accudire, in natura la donna capta molto più facilmente i segnali di pericolo. Quindi si acutizzano i sensi proprio perché è in una fase dove è protesa verso la protezione di questo cucciolo. E qui è un po' la stessa cosa, le doti qui si stanno risvegliando, ragazzi. Avete anche la carta della sacerdotessa. Cercate di vedere le cose dall'alto, e vedete che riprenderete il vostro potere personale, arriverete all'obiettivo, arriverete a essere riconosciuti, a riprendervi il vostro potere personale e a ottenere quell'aumento di stipendio che vi stanno, insomma, facendo penare da tanto tempo. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile.
fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione, con un commento, con una donazione, come vi pare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e voglio anche ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!